Bentrovati a tutti gli amici arcani. Era da tanto che volevo trattare questo argomento e quando ho scoperto che per interpretare i segni dell'Apocalisse avrei dovuto guardare tra le stelle, non potevo più dire di no. E allora, se siete curiosi come me di scoprire la data e il periodo a cui fanno riferimento le Sacre Scritture, non vi resta altro che seguirmi in questo viaggio che definirei religiosamente cosmico. Ma vi avverto, se siete troppo sensibili a questo argomento, non guardate questo video. Purtroppo dovete perdervi questo video. Ma se invece siete coraggiosi, allora prima di iniziare a guardare il video vi chiedo di iscrivervi al canale, di far capire a questo algoritmo di YouTube che Agente Arcano merita milioni di iscritti. Come puoi fare? Semplice, ti iscrivi, lasci un commento, condividi il video con chi vuoi, questo a te non costa niente ma a me dà una grande mano a crescere sulla piattaforma. Se poi mi vuoi offrire un caffè, ebbene accetto, lo fai semplicemente cliccando sul tasto super grazie. Detto questo, preparatevi a scoprire la data della fine del mondo, ma sappiate che non vi aspetta una bella notizia. Per 2000 anni i teologi cristiani hanno intrapreso un acceso dibattito sulla seconda venuta di Cristo, come descritto nei Vangeli e nell'Apocalisse. In molti hanno tentato di prevedere la data di questo evento, ma senza successo. Intrigante è la prospettiva dei primi cristiani che attendevano il ritorno di Gesù entro una generazione dalla sua morte. Questo si basa su un passo di Matteo dove Gesù dice: «In verità vi dico, questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute». Tuttavia, il termine greco genea, tradotto come generazione, ha un significato più ampio rispetto a quello odierno. Secondo il linguista Iver Larsen, genea indica un tipo di persone. Quindi Gesù si riferiva a un tipo di persone che vivono nell'attuale era di inganni, conflitti e menzogne, conosciuta nelle dottrine esoteriche come Kali Yuga o Età del Ferro. La seconda venuta, dunque, non si riferisce a una data precisa, ma a una serie di eventi epocali che avverranno dopo la fine del Kali Yuga. Eventi quindi che non lasceranno spazio a dubbi. Ma quali sono questi eventi? Il Vangelo di Matteo racconta che quando Gesù era seduto sul Monte degli Ulivi e i suoi discepoli gli chiesero: «Quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo presente?» Gesù rispose: «E attento che nessuno ti inganni, poiché molti verranno nel mio nome affermando «Io sono il Messia» e inganneranno molti. Sentirai parlare di guerre e voci di guerre, ma fai attenzione a non allarmarti. Queste cose devono accadere, ma la fine deve ancora arrivare. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Tutto questo è l'inizio dei dolori del parto. In quel tempo molti si allontaneranno dalla fede, si tradiranno e si odieranno a vicenda, e appariranno molti falsi profeti, e inganneranno molte persone. A causa del dilagare della malvagità, l'amore dei più si raffredderà, ma chi resisterà fino alla fine sarà salvato. Perché allora ci sarà una grande tribolazione, senza eguali dall'inizio del mondo fino ad ora, e che non sarà mai più eguagliata». In un'epoca in cui guerre e disordini sembrano essere all'ordine del giorno e dove la carestia e i disastri naturali si manifestano con una frequenza allarmante, non è difficile immaginare di vivere in tempi che molti credono siano quelli predetti dalle antiche profezie. Con l'avvicinarsi del 2025, alcuni temono che questi eventi possano intensificarsi, segnando un'escalation verso un climax apocalittico. Ebbene sì, alcune teorie suggeriscono che il periodo della Grande Tribolazione, così viene definita, inizi proprio nel 2025. Per adesso cerchiamo di mettere insieme altri pezzi in modo da capire il motivo di questa data. Soprattutto cerchiamo di capire come fare a stabilire il range temporale di tutte queste sofferenze prima della fine, quindi prima della seconda venuta di Cristo. Per stabilire quando questo avverrà, l'unico modo che abbiamo è interpretare le Sacre Scritture, che per fortuna non mancano di dettagli riguardo a questo evento, anzi ci dicono chiaramente che non potremo sbagliarci e che possiamo fidarci tranquillamente del nostro giudizio. Come il lampo che viene da Oriente è visibile anche in Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Questo ci dice che l'apparizione di Cristo alla fine dei tempi avverrà in modo piuttosto drammatico. Tuttavia, alcuni eventi celesti precederanno la venuta di Cristo e questi faranno capire alle persone che il momento si sta avvicinando. E allora, quali sono questi eventi?
Vediamo cosa ci dicono le scritture e proviamo a interpretarle. Subito dopo l'angoscia di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà più la sua luce. Le stelle cadranno dal cielo e i corpi celesti saranno scossi. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. E allora tutti i popoli della terra faranno cordoglio quando vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un forte squillo di tromba e raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità all'altra dei cieli. Nei versetti successivi si parla di come gli angeli bruceranno i malvagi e salveranno i giusti. Gli eventi celesti descritti in questi versetti potrebbero essere dovuti al passaggio della Terra attraverso un fitto sciame di comete e meteore. L'oscuramento del Sole e della Luna può essere causato da voluminose quantità di polvere di meteore, mentre le stelle che cadono dal cielo sono molto probabilmente riferimenti a stelle cadenti o meteore che tracciano una scia nel cielo notturno. L'immagine del Figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria potrebbe essere una metafora di una cometa grande e brillante che appare nei cieli durante la fine dei tempi. Quindi adesso sono sicuro che hai sentito vibrare il cervello. Se tutto questo fosse vero, le nostre osservazioni astronomiche dovrebbero metterci in guardia da tutto questo, o no? E infatti è la stessa cosa che mi sono chiesto io. Vedi che il puzzle comincia a comporsi? Nelle scritture non si fa cenno a una data particolare, infatti in un versetto di Matteo leggo testualmente: ma riguardo a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, nemmeno gli angeli nel cielo, né il figlio, ma solo il padre, come avvenne ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ma vuoi vedere che invece noi riusciamo a saperlo? Mettiamo insieme ancora un po' di pezzi, perché per fortuna ci sono dettagli che ci faranno capire esattamente a che punto stiamo nella storia. Hai mai sentito parlare dei 7 sigilli? Il libro dell'Apocalisse, attribuito a Giovanni di Patmos, che alcuni studiosi identificano con l'apostolo Giovanni, offre ulteriori dettagli su questi eventi cataclismici. Senza entrare troppo nei dettagli, ci concentreremo su una parte specifica della visione profetica di Giovanni che descrive ciò che accadde quando l'agnello di Dio prese un rotolo dalle mani di Dio e aprì i 7 sigilli. L'apertura dei primi 4 sigilli liberò i 4 cavalieri dell'Apocalisse, che crearono le condizioni per lo scoppio di una guerra globale, accompagnata da molto odio e spargimento di sangue, nonché da una carestia che portò alla morte di molte persone. Ogni cavaliere cavalca un cavallo di colore diverso e porta con sé una calamità. Cavaliere su cavallo bianco, ha un arco e una corona e simboleggia la conquista e la vittoria. Cavaliere su cavallo rosso, ha una spada e rappresenta la guerra, il massacro e la violenza. Cavaliere su cavallo nero, ha una bilancia in mano e simboleggia la carestia, la fame e la difficoltà economica. Cavaliere su cavallo verdastro, ha un nome che suona come morte e porta con sé la morte, la pestilenza e l'oltretomba. Ciò coincide con i Vangeli, che ci dicono che prima della seconda venuta si verificheranno guerre, carestie e terremoti. Il quinto sigillo fa riferimento alle anime dei martiri che sono stati uccisi in nome di Dio e che chiedono giustizia per le loro sofferenze. Dio darà loro una veste bianca, simbolo della loro vittoria e della loro partecipazione alla gloria di Cristo. Tuttavia, Dio chiederà loro di aspettare che tutti i martiri si siano riuniti prima di aprire il 6° sigillo. Il 6° sigillo rappresenta l'inizio della grande tribolazione, un periodo di intenso dolore e sofferenza per l'umanità, sconvolgimenti cosmici, terremoti, oscurarsi del sole e della luna, caduta delle stelle. Ed è qui che siamo noi. A questo punto manca solo il 7° sigillo. E quando il 7° sigillo fu aperto, i 7 angeli che stanno davanti a Dio suonarono le 7 trombe. Ciò ha innescato una serie di eventi catastrofici che sembrano tutti legati ad impatti di meteoriti e comete. Il primo angelo suonò la tromba
E seguirono grandine e fuoco, mescolati con sangue, e furono gettati sulla terra. E un terzo degli alberi fu bruciato, e tutta l'erba verde fu bruciata. Questo versetto sembra descrivere uno sciame meteorico particolarmente intenso. Allora suonò il secondo angelo, e qualcosa come una grande montagna ardente fu gettata nel mare, e un terzo del mare divenne sangue, e un terzo degli esseri viventi nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Questi versetti probabilmente descrivono l'impatto di un asteroide oceanico. Allora il terzo angelo suonò la tromba, e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. Un terzo delle acque divenne assenzio, e molti uomini morirono a causa dell'acqua, perché era diventata amara. Questa sezione descrive l'impatto di una cometa, poiché le comete erano descritte come stelle dalla coda lunga e rilasciano gas nocivi, incluso il cianuro. Allora il quarto angelo suonò la tromba, e un terzo del sole fu colpito, un terzo della luna e un terzo delle stelle, così che un terzo di esse fu oscurato. Un terzo del giorno non brillò, e così anche la notte. L'oscuramento di sole, luna e stelle potrebbe derivare dai precedenti eventi catastrofici che hanno sollevato immense polveri nell'atmosfera. Questo fenomeno, simile all'inverno nucleare causato da esplosioni atomiche, avrebbe oscurato il cielo per anni. Allora suonò il quinto angelo, e vidi una stella caduta dal cielo sulla terra. A lui fu data la chiave dell'abisso. Ed egli aprì l'abisso, e dal pozzo uscì un fumo simile al fumo di una grande fornace. Allora il sole e l'aria si oscurarono a causa del fumo della fossa. Allora dal fumo vennero le locuste sulla terra. Questi versetti descrivono un'eruzione vulcanica innescata dall'impatto di una cometa. È molto probabile che si verifichino esplosioni vulcaniche dopo i bombardamenti cometari. Allora il sesto angelo suonò la tromba, e udii una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che è davanti a Dio, che diceva al sesto angelo: libera i quattro angeli che sono legati presso il grande fiume Eufrate. Così i quattro angeli, che erano stati preparati per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, furono liberati per uccidere un terzo dell'umanità. E così vidi i cavalli nella visione. Un terzo dell'umanità fu ucciso, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che uscivano dalle loro bocche. Questa sezione descrive uno sciame di comete che colpiscono la Terra con proiettili infuocati che incendiano ogni cosa. Allora il settimo angelo suonò la tromba, e si udirono voci forti nel cielo che dicevano: i regni di questo mondo sono diventati i regni del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora il tempio di Dio si aprì nel cielo, e apparve l'arca della sua alleanza nel suo tempio. E vi furono lampi, rumori, tuoni, un terremoto e una forte grandine. Questi versi descrivono lo svelamento del cielo degli dei. Questo è il vero significato dell'Apocalisse o svelamento, che dissiperà la confusione e l'ignoranza e ci renderà consapevoli di una realtà più grande e del nostro ruolo nello schema universale delle cose. Non c'è alcun dubbio che gli eventi catastrofici descritti nell'Apocalisse successivi all'apertura dei 7 sigilli possono essere riconducibili soltanto a meteoriti, polveri di meteore, impatti di asteroidi e comete e quant'altro. In altre parole, nel prossimo futuro il nostro pianeta subirà una massiccia collisione con meteoriti e asteroidi che faranno calare il sipario, così dicono, sulla nostra decadente civiltà. Ma a questo punto la domanda è: dove si trova questo sciame di asteroidi e quando potrebbe verificarsi la collisione frontale? E poi, i nostri astronomi hanno scoperto qualcosa? La risposta è sì, e la scopriremo molto presto. Secondo l'Apocalisse, Cristo arriverà dai cieli dopo questi eventi catastrofici. I simbolismi associati a Cristo sono pieni di allusioni cometarie. Quando Giovanni vide il Figlio dell'uomo nella sua visione per la prima volta, prima che si verificasse uno qualsiasi di questi eventi catastrofici,
disse che nella mano destra teneva 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo volto era come il sole che splende in tutto il suo splendore. L'immagine di Cristo a cavallo, con una spada che gli esce dalla bocca e seguito da un esercito di angeli a cavallo, è inequivocabilmente quella di una gigantesca cometa cavallo a 2 code, seguita da uno sciame di comete più piccole. Questa è la cometa McNaught, la grande cometa del 2007 sull'Oceano Pacifico vista dall'osservatorio dell'ESO al Paranal. La coda di polvere bianca di una cometa può essere immaginata come la coda o la criniera di un cavallo in movimento. E che dire della spada affilata che esce dalla bocca di Cristo? Cosa potrebbe rappresentare? Ancora una volta, comete. Molti scrittori antichi descrivevano le comete come spade, minacciando le nazioni di punizione. Tertulliano, il primo teologo cristiano, descrisse le comete come la falce di Dio con la quale abbatte la moltitudine di creature peccaminose. Lo storico Giuseppe Flavio si riferiva a una cometa quando descrisse una stella, simile a una spada, che rimase sulla città di Gerusalemme per un anno intero, e così via. Evidentemente, l'immagine di Cristo nell'Apocalisse e nei Vangeli ha una strana somiglianza con una cometa cavallo a 2 code, in cui la coda bianca, sinuosa e polverosa, è stata visualizzata come la criniera di un cavallo in movimento, mentre quella diritta, bluastra, la coda ionica è stata immaginata come una spada. L'esercito di angeli a cavallo che seguono Cristo è uno sciame di comete cavalli più piccole. In altre parole, la seconda venuta descrive l'arrivo di un fulgido sciame di comete cavallo nel sistema solare interno con conseguente collisione frontale con la Terra. Nel simbolismo apocalittico le comete rappresentano messaggeri celesti che purificano il mondo dal male. Era insomma il mezzo con cui un Dio adirato punivano i poveri mortali. Questo ci porta alla domanda finale: da dove ha origine questo sciame di comete e soprattutto quando potremo aspettarci di incontrarlo? Nel prossimo capitolo finalmente scoprirai la data. La chiave di questo mistero è contenuta anche nell'Apocalisse. Quando Giovanni vide per la prima volta il Figlio dell'uomo nella sua visione, disse che nella sua mano destra teneva 7 stelle. Cosa potrebbero essere le 7 stelle, se non le 7 stelle prominenti dell'asterismo delle Pleiadi? Ora, tra tutti i flussi meteorici che la Terra attraversa nel corso della sua orbita annuale attorno al Sole, esiste un solo flusso meteorico il cui radiante, cioè il punto del cielo da cui sembrano provenire le meteore, è molto vicino alle Pleiadi. È il flusso meteorico delle Tauridi. Si tratta di un fiume di detriti cosmici che, 2 volte all'anno, incrocia l'orbita terrestre. Tra queste meteore, alcune sono di dimensioni ragguardevoli, capaci di sprigionare una potenza immensa al momento dell'impatto. Un esempio lampante è l'evento di Tunguska del 1908, quando un frammento dello sciame Tauridi esplose con la forza di 1000 bombe atomiche, devastando una vasta area della Siberia. Ciò che è ancora più interessante, e a dir poco inquietante, è che la gigantesca cometa progenitrice delle Tauridi rimane ancora nascosta al centro del flusso delle Tauridi, muovendosi all'interno di uno sciame fitto costituito da diverse comete minori, formate dalla frammentazione del progenitore, e dozzine di asteroidi a grandezza naturale, larghi fino a 1 chilometro. Questo denso ammasso di comete e asteroidi all'interno del flusso meteorico delle Tauridi è chiamato sciame risonante delle Tauridi, un ammasso di comete dormienti e asteroidi giganti che orbita attorno al Sole, incrociando l'orbita della Terra ogni 3,39 anni. Gli scienziati si sono accorti che circa ogni 2500-3000 anni il cuore del flusso meteorico delle Tauridi si avvicina alla Terra, causando intense piogge di meteore che durano per secoli.
Attualmente ci stiamo avvicinando al punto in cui la Terra attraverserà il nucleo dello sciame risonante delle Tauridi, un evento che potrebbe avere conseguenze gravi per la nostra civiltà. Secondo alcuni studiosi, il prossimo incontro ravvicinato tra la Terra e lo sciame risonante è previsto per gli anni 2032 e 2036. Ora lo sapete.